Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, e adesso ovviamente andremo a vedere questo unboxing, con la Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8 edizione Hachette, una lunghezza che poi andremo nuovamente a misurare molto significativa, un bel modello davvero e ben rifinito. Quando mi è arrivato questo pacco, sinceramente, visto che sto facendo anche il Mazinga Z, pensavo che, essendo anch'esso della Hachette, fosse lui. Anche perché guardate le dimensioni di questo pacco, 60 centimetri. Sinceramente, quando sono andato ad aprirlo, ho visto che era la Ford Gran Torino, con un pacco così quasi quasi ci stava intera. È esagerato, guardate, tutto questo spazio qua è vuoto. Comunque, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Io ho voluto proprio riprendervi tutto per farvi vedere come vi giungerà a casa qualora voi aveste fatto l'abbonamento con pagamento carta di credito. Ecco qui. Vediamo se posso darvi qualche altra notizia, un attimo solo. No, pensavo di dirvi il numero della spedizione. No, non c'è. Va dal numero 34 al numero 36, abbiamo 3 numeri. Bene, andiamo a vedere l'uscita numero 34. Un pacco così grande è esagerato, eppure sono riusciti a sgualcire lo stesso i fascicoli. Adesso vi darò ovviamente una vista sommaria di quelli che sono i contenuti, dopodiché seguiranno tutti i video del montaggio e i consigli là dove io riterrò necessario poterveli dare. E una sola cosa, stavo pensando se dirvelo adesso, perché tutti ormai ci siamo accorti, come io, se guardate il filmato quando montai gli ammortizzatori anteriori, vi dissi subito che c'era qualcosa che non andava. Vi posso solo dire questo: non dipende dalle molle, è il sistema sbagliato di ammortizzatori. Poi se mi ricordo in questo video ve lo farò vedere, diversamente lo aggiungerò nei video successivi. Andiamo a vedere cosa troviamo in questa uscita. Sono tutti pezzi di plastica, nessun problema perché il modellino non si misura per il peso, ma per la sua particolarità nei dettagli e la bellezza chiaramente estetica. Qui abbiamo il montaggio del tubo di scappamento. In questo numero ci occupiamo di assemblare il tubo di scappamento della nostra Ford Gran Torino Sport. Ed ecco qua. Va bene, per non fare il video troppo lungo adesso non vi dirò nello specifico i nomi di ogni pezzo, perché lo riserverò quando farò il video del filmato. Il video del filmato è bellissimo, il video del montaggio. Ok, comunque, questo è quello che riceviamo nell'uscita numero 34. Il montaggio è molto semplice. Seguitemi ragazzi, perché sapete che il canale di Michele non si dedica al solo montaggio, ma si occupa di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, per evitare loro di fare possibili errori e riuscire ad ottenere un risultato ottimale nel montaggio. E vi dico subito una cosa: andate a riprendervi tutte le viti che avete messo, poi vi farò vedere
seguitemi anche fino alla fine, non mandate avanti veloce il filmato perché poi mi scrivete in privato e mi fate domande che sono contenute nel video. I video di Michele sono necessariamente più lunghi perché, come vedete, ripeto per la seconda volta, non mi occupo del solo montaggio, basta che guardiate il messaggio che ho scritto nella home e capirete perché è nato questo canale. Ecco qua, questo sarà poi il risultato finale, un bel pezzo che andremo ad aggiungere alla nostra macchina. Andiamo a prendere adesso l'uscita numero 35. Intanto volevo ringraziare tutti voi miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e se non si sono iscritte, perché ce n'è tante che non si iscrivono, e trovate che il canale di Michele sia un canale comunque che possa servirvi. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie. Questo è quello che troviamo in questo fascicolo. Anche qui abbiamo plastica e gomma, 2 tubi di gomma. Montaggio del freno di stazionamento, quindi il freno a mano. In questo numero ci occuperemo di freni, prima quello di stazionamento, poi quelli posteriori, curando l'attacco dei relativi cavi ai tamburi dei freni. Bene, oltre quindi ad andare a formare l'impianto del freno a mano di stazionamento, quindi quando uno staziona si ferma, poi ci occuperemo anche di andare a mettere questi che sono da mettere nelle ruote posteriori. Qui c'è un po' da montare, mi fa molto piacere, non vi preoccupate, i montaggi non sono così complessi, anche se molte volte le immagini non sono spiegate così bene, ma non soltanto qui, ma anche in tante altre collezioni che io montando mi sono accorto di aver trovato. Io ovviamente cercherò di semplificarvi il lavoro, saltando tutti questi passaggi, me li guarderò io e poi cercherò di ottimizzare il video. Ecco qui. L'unica cosa importante, ma lo vedremo anche nel video, vi do un'anteprima, è di guardare la lettera che abbiamo dietro per identificare la parte destra e la parte sinistra, perché i 2 tubi di gomma hanno rispettivamente 2 lunghezze diverse. E questo è il risultato finale. Adesso andiamo a prendere l'uscita numero 36, che è veramente pesante. Un attimo, eccola qui. Questo è veramente un bel pacco. Ragazzi, mi raccomando, non mi mandate avanti veloci le pubblicità, ve l'ho già spiegato, date una mano al vostro Michele, datemi una mano, aiutatemi e guardate le pubblicità. Se proprio non volete guardarle, vi fate un caffè mentre loro vanno avanti, ma non le saltate, non saltate gli annunci, grazie. Allora, che bello questa copertina con il contrasto verde con l'arancione, mi piace molto. Soprattutto sono anche contento perché questa è stata confezionata bene
È inutile che ci danno i raccoglitori dei fascicoli se poi ci fanno arrivare gli stessi tutti rovinati. Ecco qua. Montaggio del fondo scocca posteriore, quindi andiamo a dirobustire tutto quello che sono i tralicci, quelli laterali che abbiamo montato. Come potete vedere, se, come vi spiegavo, se andate a muoverli tendono un po' a flettere nei punti dove abbiamo messo la vite, ma vi avevo anche detto di non preoccuparvi perché questo irrigidirà tutto. In questo numero dapprima monteremo il fondo scocca posteriore, quindi completeremo l'assemblaggio del tubo di scappamento. Infatti, nel numero precedente, ve lo prendo, nel numero precedente c'è un pezzo che dobbiamo poi montare successivamente, che è questo, che non va montato, però è tutto spiegato, non ci sono problemi. E questo sarà poi il risultato finale. Ecco qui. E sta crescendo, sta crescendo. Ancora 4 numeri e siamo arrivati a un terzo della collezione che, se non ricordo male, prevede 120 uscite. Ho detto se non ricordo male perché non sto costruendo solo questa, ma se andate a dare un'occhiata alla mia playlist troverete altri modelli, quindi ognuno chiaramente ha le sue uscite e qualche volta posso anche confondermi. Allora, mi dispiace che ho esaurito le batterie della mia bilancia. Guardate, sono sincero perché avevo intenzione di pesarvi questo pezzo, ma purtroppo le batterie mi hanno abbandonato, quindi dovrò ricordarmi di sostituirle. Morta. Peccato. Comunque vi posso dire che questo pezzo peserà sul mezzo chilo. Sicuramente, tutto metallo. Qui abbiamo un attimo, mi sono interrotto perché stavo cambiando l'ingrandimento e mi sono accorto che quando parlo durante il cambio dell'ingrandimento saltano le parole. Questo abbiamo appunto, vi evidenzio questo punto forato dove poi ci sarà la cassa che amplificherà il suono dell'accensione del motore e l'accelerazione. È veramente bella. Restate con me perché adesso vado a prendere tutto quello che abbiamo montato fino al numero 33, perché ovviamente questi ultimi 3 numeri sono ancora da fare, e ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo qua. Guardate che spettacolo! (65 centimetri) e manca ancora la scocca sopra, dove poi ci sarà il baule posteriore che prolungherà sicuramente di qualche centimetro anche la lunghezza dietro, così come il musetto qua davanti. Vedete, già solo così siamo a 68 centimetri. Aprite il metro se non avete fatto ovviamente il modello e vi renderete conto della lunghezza di quest'auto. Larga 21 centimetri, ma sicuramente arriveremo sui 22 centimetri una volta montato
anche tutto quello che è il gruppo scocca portiere laterali. Bellissimo, tutte e 6 le luci funzioneranno grazie a dei LED che andranno a inserirsi e verranno inseriti nei punti dedicati. Questa mascherina è metallo, tutto quello che vedete rosso è metallo, così come è metallo anche la targa. Ve la faccio vedere da vicino. Guardate che precisione del particolare, guardate i numeri. California 1976 27 18 11 3. Perfetta, bellissima. Questo è in plastica cromata con applicati i respingenti, questi neri. Io la trovo bellissima. Qualche iscritto, come già ho detto in un altro video, mi ha fatto notare che questa parte qui nel modello reale non è argentata ma è rossa. Però non so se in tutte le auto è così, non sono un grande esperto. Guardavo la serie televisiva di questi due meravigliosi attori, che ancor più è meraviglioso pensare che sono ancora veramente amici anche nella vita reale, e questa secondo me è la cosa più bella, visto che i valori ormai stanno diventando non saprei come dire, cioè avrei tanti termini da poter dire, ma diciamo che è una cosa che ormai le persone non rincorrono più, ecco. E secondo me, come anche penso secondo molti di voi, è un gravissimo danno. Va bene, andiamo a vedere il lampeggiante. Guardate, non è funzionante, ma la plastica trasparente lo rende quasi attivo. Bellissimo. Abbiamo il parafango anteriore sinistro. Aspettate che ingrandisco un po' l'immagine, o meglio la allontano. Ecco, così. Non so se sentito il campanello suonare, ma era il postino che mi ha consegnato un altro pacco. Che va bene, lo aprirò poi. Adesso andiamo avanti. No, stavo parlando di questo? È possibile? Va bene, cambiamo, andiamo avanti, così evito di ripetere 2 volte le stesse cose. Volevo farvi vedere anche il particolare del motore. Vedete le pipette? Sono tutte perfettamente perpendicolari rispetto al piano d'appoggio. Tutto è stato incollato, qualsiasi tubo voi vediate è stato incollato. È il consiglio che ho dato a tutti, perché con il tempo i tubi vi si possono staccare e poi è un problema riuscire a ricordarsi dove andavano montati. Albero motore. No, chiedo scusa.
l'albero di trasmissione, l'albero motore all'interno del motore. Questo è il sistema di ammortizzatori posteriori. Ecco, quello che vi ho anticipato prima è questo. Andate, un attimo che sto cercando il cacciavite. Andate a stringervi meglio tutte le viti che avete avvitato nei montaggi precedenti, tutte quelle che riuscite a vedere, è il consiglio che do spesso, perché vi accorgerete che riuscirete a dare ancora un giro, perché come dico sempre, la vite in metallo molto più dura rispetto alla zama, che è un materiale più dolce, anche perché diversamente sarebbe impossibile potersi creare il filetto all'interno, cede, quindi dovete ancora avvitare, fatelo, ricordatevelo. Guardate una cosa, prima vi faccio vedere sotto, che bellezza, e adesso vi faccio invece capire ancora meglio che anche se dovessero sostituirci le molle, risolveremo poco. Adesso bisogna vedere come potervelo far vedere. Comunque, guardate, un attimo, è grande il modello, ragazzi, non è così semplice. Guardate come si piega questa ruota verso l'interno. Quindi la molla non c'entra niente, la molla dà la resistenza alla pressione, alla compressione, chiedo scusa. Ma quello che vedete adesso è proprio un difetto di leverismi che hanno riprodotto, perché la ruota piega troppo all'interno. Guardate qua come fa questo lavoro. Avete visto? Ecco perché quando noi andiamo a pressare giù il nostro modello fa fatica a scendere, perché avendo l'attrito sul piano d'appoggio della gomma non può assolutamente riuscire a fare questo lavoro. Infatti, guardate, vi prendo un altro modello. Ecco qua, questa è una Lancia Stratos, chi mi segue lo sa. Guardate adesso quando vado a premere qui, cosa succede? Guardate la ruota. Vedete? Non si muove assolutamente. Ecco perché quando vado ad ammortizzare questo, lui scende perfettamente. E non riesce a fare la stessa cosa qui, perché è esagerato il movimento della ruota all'interno. Scusatemi ragazzi per le inquadrature pessime, ma spero di avervi fatto capire cosa volevo dire. Ok? Quindi la molla non c'entra nulla, assolutamente. Possiamo mettere anche una molla più morbida, ma quando noi andiamo a mettere giù il modello in questa maniera, del tutto naturale per una macchina, e facciamo questo lavoro qui, lui non ammortizza. Perché? Perché per ammortizzare deve andare dentro. Vedete? Guardate la ruota. Come fa la ruota a poter vincere l'attrito sotto il piano e a far andare giù l'ammortizzatore? È impossibile. Quindi ecco, dimenticatevi che una volta cambiata la molla riuscirete a risolvere questo problema. No, o si cambia tutto il sistema di ammortizzatore con delle leve più lunghe, perché hanno sbagliato sicuramente la lunghezza di due leve, una di qua e una di là, ma diversamente la macchina ce la tiriamo così. Ma non importa,
non importa, perché comunque gli ammortizzatori ci sono, una volta che la mettiamo nella nostra vetrina è bellissima, quindi non ci può interessare più di tanto, ma ho voluto lo stesso spiegarvelo, perché ovviamente il problema c'è e la spiegazione è questa. Un'ultima cosa, do solo un'anteprima di questo pezzo che poi andrà messo qui. Ecco qua. Ecco perché vi dico, non vi preoccupate del gioco che avete su questo pezzo finale, perché andrà tutto legato da quest'altro fondo che è il sottoscocca, tutto in metallo, quindi con tutte le viti che andremo a mettere tutto diventerà un corpo unico, vedrete. Bene ragazzi, ricordandovi ancora una volta di non dimenticarvi di iscrivervi, mi raccomando, attivate anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Non saltatemi gli annunci, mi raccomando, non me li saltate, così mi darete una mano davvero per riuscire a stare ancora, a restare ancora con voi con il canale aperto. Mi raccomando ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari, e ricordatevi, seguitemi, perché adesso andrò a preparare il montaggio del fascicolo numero 34, il 35 e il 36. Ciao!